Sono qui oggi a parlarvi dell'importanza simbolica e del collegamento geografico e temporale dei sacrifici rituali. Dopo la mega carrellata di video a tema archeologia misteriosa da Göbekli Tepe a Derinkuyu, dove addirittura parlando dell'antichissima città di Çatalhöyük ci siamo imbattuti nel ritrovamento di teschi rituali all'interno della prima città mai costruita dagli esseri umani nello stesso periodo in cui la maggior parte delle altre persone sul pianeta vivevano ancora nelle caverne, ci siamo chiesti: cosa c'è che non va? Andiamo, com'è possibile che popoli distanti nel tempo e nello spazio, popoli che non sono mai entrati in contatto fra di loro, condividessero le medesime tradizioni religiose? A fronte di questa domanda sono emersi i sacrifici rituali. E non a caso, non perché chi di dovere si è svegliato una mattina e siccome non sapeva cosa fare ha deciso di fare il tacchino su YouTube, ma perché i sacrifici rituali, che siano simbolici o anche sacrificali proprio a livello sanguinario per appagare la sete di sangue di una determinata divinità, sono stati praticati in ogni epoca, ma non per speculare, in ogni epoca, da ogni civiltà antica. Nel video su Göbekli Tepe abbiamo parlato di un sito gemello poco distante scoperto di recente, Karahan Tepe, e proprio in quel sito è stata scoperta una stanza interrata profonda 3 metri circa, contornata da un'increspatura che gli scienziati hanno ipotizzato essere un sentierino all'interno del quale scorreva una sorta di liquido che sarebbe andato poi a riempire la stanza in questione, tant'è che spuntano anche dei megaliti fallici da questa stanza. In molti sollevarono il dubbio che questa stanza al tempo fosse inondata di sangue. Dalla scoperta di Göbekli Tepe, 10.000 a.C., abbiamo letteralmente rivalutato le credenze religiose dell'uomo della fine dell'età della pietra, ed è emerso, anche con la scoperta del sito di Canal Jordan, sul quale ho realizzato un video molto approfondito, che anche l'uomo della pietra, cacciatore-raccoglitore, realizzava sacrifici umani rituali nei confronti di una qualche sorta di divinità, a noi sconosciuta perché non ci sono giunte prove scritte. Per quanto riguarda il sito archeologico di Canal Jordan, unico nel suo genere, sono state ritrovate delle teste messe su delle picche. Una cosa letteralmente unica, mai ritrovata in nessun altro sito archeologico sul pianeta Terra, e se Göbekli Tepe ci consiglia una qualche sorta di venerazione rituale grazie ai pilastri ornamentali incisi con pelli e vestiti dell'epoca, forse a raffigurare una qualche sorta di divinità, il sito di Canal Jordan ci dà la prova di usanze sanguinarie e rituali di cui siamo totalmente all'oscuro. Ancora prima di Canal Jordan si giunge nell'8000 a.C. nella città di Çatalhöyük, dove, fra corpi seppelliti sotto i letti degli abitanti, giacigli all'interno delle loro abitazioni, teschi ritrovati ovunque lungo le rovine della città, strane statue e disegni di figure antropomorfe, ci viene consigliata per forza di cose una civiltà con delle usanze rituali molto forti che praticava il culto dei morti. Ora, questi erano solo alcuni esempi, ok? Per quanto riguarda i sacrifici rituali, senza filosofeggiare troppo, ma appoggiandoci letteralmente nero su bianco a concreti ritrovamenti archeologici, ne conosciamo l'utilizzo un po' ovunque. Come hanno fatto popoli distanti nel tempo e nello spazio che non sono mai entrati in contatto fra di loro a rispettare le medesime tradizioni? Attenzione, non parliamo vagamente di sacrifici rituali, che potrebbero riferirsi anche a, non lo so, sacrifici animali, ma precisamente di sacrifici umani. Ecco, Sud America, 250 d.C., i Maya, come tutte, e ripeto, tutte le altre civiltà precolombiane, praticavano assai notoriamente sacrifici umani. Per non parlare degli Aztechi, al pari della pozza di Karahan Tepe c'è una leggenda azteca che racconta di un pomeriggio in cui vennero sacrificate così tante persone a Tenochtitlan, nella capitale azteca, che il sangue arrivava alle ginocchia. I Sumeri, che abitavano nell'attuale Iraq, quindi proprio da tutt'altra parte, dall'altra parte del mondo, 3500 anni prima degli Aztechi, nel 4000 a.C., nell'attuale Iraq, nel cimitero di Ur, scoperto nel 1922, facevano sacrifici umani. Svezia, Canal Jordan, 6000 a.C., sappiamo per certo che i cacciatori-raccoglitori scandinavi praticavano sacrifici rituali.
Gli egizi in Nord Africa nelle prime fasi della civiltà e quindi all'incirca intorno al 3200 a.C. praticavano sacrifici umani nei riti funebri, e anche qui siamo in Nord Africa. Gli antichi greci a partire dal 500 a.C. praticavano sacrifici umani sull'altare di Zeus. I cananei che precedettero l'arrivo degli ebrei in Palestina e che arrivarono nella penisola ebraica nel 4000 a.C. praticavano sacrifici umani. E dopo l'amico Giorgio vi spiegherà del Moloch, eccetera. Si può letteralmente continuare all'infinito. I riti di fertilità addirittura in Australia degli aborigeni prevedevano migliaia di anni fa sacrifici rituali. In Australia. Volete dirmi che è un caso? Come facevano antiche popolazioni australiane ad avere le stesse usanze religiose dei popoli mesopotamici? E lo stesso vale per tutte le altre civiltà citate. La verità è che qui c'è per forza di cose da entrare all'interno di studi molto profondi che incrociano il simbolismo, la storia, antichi ritrovamenti archeologici e l'archeoastronomia. Signori, vi siete mai chiesti come facevano antiche popolazioni che non avevano neanche la scrittura, antiche popolazioni che hanno eretto veri e propri templi 4000 anni prima dell'invenzione della ruota, come facevano ad avere una conoscenza così profonda del firmamento? Come mai da Stonehenge, attuale Regno Unito, a Göbekli Tepe, attuale Turchia, Göbekli Tepe è di 7000 anni più antico di Stonehenge, di cui gli scienziati hanno più e più volte citato l'importanza astronomica, come mai ritroviamo vere e proprie strutture megalitiche che rispecchiano un significato astronomico fondamentale per le genti del tempo? Vi rinfresco la memoria. Quando gli archeologi datarono le 4 aree che costituiscono Göbekli Tepe, si resero subito conto che non furono costruite nello stesso periodo. Una struttura, la più antica, risale a circa 11.600 anni fa e la più recente è stata costruita circa 10.500 anni fa. Invece di ammodernare gli edifici che avevano già, cosa facevano? Continuavano a costruire nuove aree con allineamenti diversi e nel corso di 1100 anni ruotavano leggermente ogni volta l'allineamento. Cosa stavano seguendo? Dovete sapere che il punto esatto in cui sorgono le stelle nel corso di migliaia di anni risulta essere mutevole, ok? Grazie alle oscillazioni terrestri e all'inclinazione dell'asse terrestre il punto di allineamento con le stelle cambia. Ecco, cosa hanno fatto? Utilizzando dei supercomputer che ricrearono il cielo di 11.000 anni fa e la direzione dell'allineamento di Göbekli Tepe, non dei blocchi ma dei 4 siti stessi, è venuto alla luce che puntavano nella direzione della stella Sirio. Ora, a me qualcuno mi deve spiegare come poteva anche solo concepire nel proprio cervello una cosa del genere il cacciatore-raccoglitore che eresse Göbekli Tepe 4.000 anni prima dell'invenzione della ruota, 7.000 anni prima della domesticazione dei cavalli, prima dell'agricoltura, ma c'è di più. Sono ritornato su queste cose già dette per implementare qualcosa in più. Il fatto che a tutto questo enorme simbolismo astronomico gli antichi associarono per qualche strano motivo i sacrifici rituali. Ricordiamolo, dietro ci sono come chiave fondamentale a spiegazione di determinate strutture antiche e a spiegazione di determinate usanze rituali gli astri, dai decani stellari dell'antico Egitto alle divinità neolitiche. Per qualche strano motivo i nostri amichetti migliaia di anni fa conoscevano le stelle in modo assoluto e sapevano che in nome di alcune di esse doveva scorrere del sangue. Da Yahweh, che risulta essere il dio degli eserciti, la divinità di Israele che comandava veri e propri stermini, ai sacrifici delle civiltà precolombiane. C'è una costante che accomuna tutte queste antiche civiltà, e che si tratti di un'antica civiltà antidiluviana, di un'antica civiltà civilizzatrice o di un interventismo esterno, ci deve essere una risposta. Io vi lascio all'intervento di Giorgio Di Salvo che tratterà il punto di vista simbolico ed esoterico dei sacrifici rituali nell'antichità, per approfondire ulteriormente questo aspetto, contribuendo a fare chiarezza. Per capire i sacrifici rituali bisogna entrare nella logica del passato. Ecco, noi non siamo bravi a fare questo, però bisogna capire che all'epoca per cercare di avvicinarsi al divino si avevano
delle connotazioni diverse. La realtà, come veniva percepita, non era come la nostra. Già ai tempi del totem e tabù, nella preistoria, si creavano delle cerchie tribali dove il momento in cui la persona veniva espulsa, la persona si lasciava morire. Sono state trovate dagli archeologi delle testimonianze di cadaveri dove non si capisce ancora perché morivano perché la realtà non era come quella di oggi, non era così espansa. In passato ci sono stati dei ricercatori che sono andati nell'Africa più nera e in mezzo a delle distanze di deserti trovavano delle oasi dove vivevano delle tribù, e quando cercavano di portare fuori uno di questi individui, l'individuo oltre la propria oasi, la propria piccola foresta, non vedeva nulla. E cosa significa questo? Che siccome si erano abituati a vivere all'interno di quella foresta per secoli e millenni, non avevano la percezione. Ecco, noi abbiamo la stessa condizione quando dobbiamo capire l'arcano, l'ignoto e soprattutto lo spazio infinito. Noi non riusciamo a vedere oltre. La stessa cosa capitava all'epoca. Quindi dobbiamo entrare in una logica dove la parola magia non era quella che non aveva il significato che diamo adesso. La magia non è altro che l'alterazione della realtà, cercando di utilizzare degli elementi esterni a quello che è il nostro mondo materico. Sì, lo so, sono dei gerghi complessi e difficili, ma cercate di entrare in questa logica. In pratica, quando si aveva necessità di fare qualcosa, si creavano dei riti. Il rito serviva più che altro a concentrare, infatti si creava una sorta di tempio, e il rito serviva a evocare o invocare la divinità. Più che altro all'inizio si facevano delle vocazioni, anche nella Bibbia ci sono cose del genere, ma in passato c'erano delle divinità che venivano evocate attraverso dei sacerdoti. C'era il Baal, c'era Tanit, abbiamo testimonianze fenici, dei punici, ne abbiamo tantissime. Anche noi, nella mia Sicilia, c'erano anche una popolazione che erano i Sicani, che erano molto vicini al fatto di fare sacrifici rituali. Ecco, ci fu un periodo che il mondo ne faceva costantemente, proprio una necessità di invocazione continua. Questo perché? Perché si traeva beneficio attraverso l'invocazione divina, per qualsiasi cosa, un raccolto che andava male, una guerra da vincere, e soprattutto anche per ode alla divinità. Ne troviamo anche testimonianze nella Bibbia. Caino e Abele, in effetti c'è una specie di sacrificio di animali, e sappiamo come la storia di Caino e Abele, quindi non sto qui a raccontarla. Anche lì si cerca sempre di avere le attenzioni della divinità, quindi c'è un rapporto fra sacrifici e divinità. Ora, nella storia, a Pompei abbiamo trovato la storia di Ifigenia, questa musa che veniva praticamente, questa donna che doveva essere sacrificata, ma viene fermata addirittura dalla divinità, come avviene per quanto riguarda anche nella Bibbia, dove ci sono testimonianze del genere. Le possiamo trovare praticamente nell'Esodo, nei Salmi, nell'inno a Dio. Addirittura in Sicilia ne parla Diodoro Siculo, quando parla di Apollodoro, il famoso tiranno dove strappava le viscere di un ragazzino, di un giovane, e le dava in pasto ai suoi nemici. Cosa accade allora? Dobbiamo cercare di capire una cosa. Solo adesso ci stiamo approcciando a quanto è importante che l'osservatore che vede un fenomeno, e non più che altro il fenomeno fine a se stesso. Stiamo dando sempre più importanza all'osservatore. La fisica quantistica oggi che cosa ci sta insegnando? Ci sta insegnando che, in poche parole, la realtà si modifica a seconda anche dell'osservatore. Stanno facendo degli esperimenti dove quando un soggetto osserva un fenomeno, la cosa muta a seconda della sua logica. Quando invece non abbiamo il contatto, il rapporto col fenomeno, cambia totalmente l'espressione della sua essenza. Quindi la fisica quantistica ci sta portando sempre di più a capire che la realtà si modifica a seconda dell'osservatore. Ecco, qui non capisco perché abbiamo molta difficoltà a capire
come in passato questo avveniva allo stesso modo. L'osservatore, in questo caso erano più che altro degli iniziati, dei sacerdoti, avevano la capacità di cambiare la realtà attraverso delle ritualità e dei sacrifici. Un grande ermetista, il più grande d'Europa, Stefano Maiorca, mi diceva che i rituali che venivano fatti anche dagli antichi egizi non erano delle testimonianze di aneddoti che erano stati già, erano pregressi e quindi si raccontava la storia. In realtà era un tentativo e una ricerca di modificare la realtà stessa. Ad esempio, se andavo in guerra disegnavo e facevo qualcosa, un geroglifo, che poi attraverso delle ritualità si cercava di arrivare a quella vittoria. Quindi è un processo inverso. Adesso, detto questo, cerchiamo di entrare in quella logica. Avendo fatto un po' di storia, intanto le ritualità di sacrifici umani, perché? Perché in realtà si cercava qualcosa sempre di vicino, di attinente a colui che faceva questa evocazione. Nella storia della Sicilia, soprattutto nella storia del mondo, è pieno di espressioni del genere, di aneddoti, ma più che altro abbiamo sempre sentito parlare di questo Moloch. Moloch e soprattutto dei cimiteri del Tophet. I cimiteri del Tophet sono cimiteri di bambini che venivano trovati con delle maschere che sorridevano. Questo perché? Perché quando si dava il nascituro, si sacrificava attraverso le fiamme di questa statua che aveva questa forma cornuta, che non ha niente a che fare con la divinità di Apu, è tutta un'altra cosa. In poche parole, sia i Fenici e anche tutte le popolazioni durante il periodo, addirittura fino al 2000 avanti Cristo, 5000 avanti Cristo, abbiamo testimonianze di questi sacrifici, fino ad arrivare al periodo cristico dell'era giudaica. Abbiamo queste testimonianze. Soprattutto possiamo dire che sono state condizionate anche gli aneddoti cristici, perché io credo, questa è una mia opinione personale, che quando si creò tutta la setta cristiana si accorsero che attorno alla terra giudaica, attorno a Israele, perché Gesù non uscì mai durante il suo operato, non uscì mai fuori da Israele, dall'attuale Israele. Io credo che si accorsero troppo tardi che il mondo era ormai pieno di queste divinazioni, queste divinità che continuavano a consegnare bambini per cercare di ottenere forza nelle guerre, oppure si cercava di dare un tentativo di favoritismo, ma in realtà si accorsero. Da lì nacque, credo, il tentativo di creare un cattolicesimo universale, far sì che questi apostoli andavano, si spassero in tutto il mondo per cercare di dare un tentativo a qualcosa che ormai era andato troppo oltre. Quindi è come se la percezione è come se si fosse perso qualcosa, allora era un tentativo universale. Beh, questa è la mia opinione personale. In realtà io credo che dai tempi della preistoria, perché abbiamo le prime risposte, le prime comunicazioni si avevano sempre con queste offerte, con questi olocausti, con questo tentativo. Sono state dette tante teorie molto interessanti, soprattutto perché ne erano attratte le divinità, ma io credo che ci sia qualcosa di più. Io sto facendo un discorso sempre per quanto riguarda l'esoterismo. Si scambiava il rapporto che si aveva con le divinità attraverso un astrale molto più basso. Tutto quello che veniva invocato erano delle realtà eioniche di entità molto basse, e di conseguenza si ci offriva qualcosa di carnale, qualcosa di forte, qualche energia anche di bambini molto pura, come succedeva anche con Moloch, perché in realtà si avevano dei rapporti comunicativi con delle entità molto basse. E quindi, siccome più si materializzavano certe entità e più la corruzione prendeva il sopravvento nel mondo, e quindi era un cane che si mordeva la coda.
sto cercando di andare a ritroso e a fare un discorso un po' più complesso, fino a quando poi ci fu la necessità di evocare altre entità superiori, come il culto di Iside, che venne dopo in tutte le parti della Mesopotamia e fino ad arrivare al Mediterraneo, all'Europa, fino in su. Cosa portava il culto di Iside? Il culto di Iside è un culto bonario, un culto lunare, un culto che accoglie, e soprattutto, come dice nell'alchimia mistica, il sale alchemico, ecco perché noi in giro buttiamo ancora il sale, viene da questa tradizione perché si iniziava a portare in giro il culto della Iside, che noi indichiamo come la Madonna Nera. Noi la possiamo trovare in tanti santuari nel mondo, soprattutto in Italia, con il discorso della Madonna Nera, che tiene molto spesso gli occhi chiusi. Gli occhi chiusi vengono tenuti perché il significato simbolico di questa statua è che non vuole aprire gli occhi perché potrebbe incappare a un processo di corruzione, e quindi preferisce questa entità e soprattutto questa statua che indica l'allegoria di Iside, il fatto che non vuole avere ancora rapporti, vuole rimanere pura, perché rappresenta la natura dell'anima, della purezza dell'anima all'interno del nostro mondo materico. Il culto di Iside che venne portato dall'Egitto serviva proprio a questo. In un momento di necessità evidentemente troppo forte, perché dovete sapere che le energie negative non vogliono concorrenti, sia le parti arcontiche, sia i cosiddetti demoni, parlando con il discorso della demonologia cristiana, non hanno intenzione di creare altri demoni, hanno intenzione di creare esseri corrotti, cioè noi dobbiamo perdere totalmente la comunicazione che c'è con un rapporto superiore. Invece Iside è un'entità bonaria, positiva, che invece toglie la corruzione dalla materia, come fa il sale alchemico, che toglie la corruzione. Con la stessa cosa, quando voi diluite l'acqua, fa questo esempio. Quindi sono discorsi abbastanza complessi che io sto cercando di rendere molto elementari, ma c'è tantissimo, perché bisogna capire come avveniva il contatto ionico, il contatto con questa evocazione. Non è facile da spiegare, ma in realtà è una specie di rapporto simbiontico che c'era fra l'essere evocato, l'entità evocata da un altro livello astrale, per cercare di attingere e dare forza in questo mondo. Quindi si doveva creare un rapporto quasi, un assioma, che c'era un rapporto di legame fra l'entità e colui che la evoca. Quindi il sacrificio non era altro che il collante, era il rapporto che creava questa specie di triangolo che si creava fra la cosiddetta divinità, che alle volte, ripeto, divinità nell'80% delle volte non è, perché il rapporto iniziatico nasce da questo. Bisognava essere preparati, preposti, e soprattutto nessuno si poteva improvvisare, perché se ci si improvvisa anche adesso non si sa che cosa si va a evocare. Quindi il rapporto di evocazione-invocazione, che ha diversi passaggi, nasce da questo, nasce che il sacrificio in realtà è l'elemento molto legato all'individuo, può essere un figlio in questo caso, può essere qualcosa, un affetto personale, legato a colui che fa il rito, per cercare di creare un collegamento con la entità. Non sono cose separate. Il rapporto che si ha con l'entità è importantissimo con colui che cerca di fare il rituale. Quindi ecco perché non si riesce a dare una logica. Più che altro ho fatto gli esempi della fisica quantistica per capire quanto è importante. Noi siamo abituati a vedere il fenomeno e osservarlo, no, dobbiamo vedere anche colui che lo osserva, perché cambia tanto. Quando io studio i fenomeni degli uomini ombra, e molto spesso non si capisce se il rapporto è alienico o paranormale, dovremmo incominciare a capire il livello di elevatura che ha colui che osserva il fenomeno, perché in quel momento l'ombra è indicata dalla mente che non è pronta dell'osservatore, quindi vede tutto ombra, vede un demone, vede un alieno, i comportamenti, vede un angelo, lo vedrà sempre sotto forma di ombra. Quindi dobbiamo cambiare totalmente la dicotomia e la scuola di pensiero per certi fenomeni,
dobbiamo osservare chi li fa. Ecco dove sta la complessità. Per fortuna poi arrivò storicamente la Iside, che noi indichiamo come la Madonna, e infatti io credo che tutta la controinformazione abbia fatto un errore. Non ha mai scisso il rapporto di fede, che è un'altra cosa delle religioni, dove il rapporto invece delle eredità che ci sono di certe caste sacerdotali, che sono i detentori di certi rituali. Quelli che noi chiamiamo adesso esorcismi sono anticamente delle eredità predisposte già dai tempi degli Esseni e dai tempi di antichissime civiltà, dove erano in contatto con esseri. Credo di trovare testimonianze anche su Melchizedek, il fatto che è un'antica, sono convinto che Melchizedek, quando ha un rapporto con Abramo, un contatto con Abramo, dove viene riconosciuto da Abramo dandogli la decima come una forma di divinità, sono convinto che quella era una civiltà morente non più adatta, oppure extraterrestri, non più extraterrestri, ma erano degli extraterrestri, dove cercavano di adattare nel mondo una dinastia, detta dinastia del leone, la dinastia di Davide, dove cercavano di dare questa eredità, e c'erano anche quelle che noi chiamiamo magie, le capacità superiori, questa eredità cromosomica, questa ossessione che hanno avuto le antiche civiltà di ereditare, di portare avanti queste eredità. Se noi andiamo a scoprire nella Bibbia, scopriamo che non ci sono, diciamo, fra le stirpi si dovevano obbligare a innestare per forza le stesse dinastie, tanto che Abramo soffrì di problemi di anzianità con sua moglie, la mamma di San Giovanni ebbe lo stesso problema con Zaccaria e Elisabetta, Anna, Sant'Anna, la madre di Maria, ebbe lo stesso problema con Gioacchino, suo padre. Cioè, in poche parole, non c'è mai stato un rapporto fisico e carnale, ma c'è stato sempre un tentativo di innescare e far accoppiare sempre le stesse dinastie fra di loro consanguinei, quindi era anche complicato, e c'era sempre un intervento esterno. Questo intervento esterno non è mai dichiarato come è avvenuto, forse è avvenuto attraverso l'evocazione, quella che viene raffigurata come Gabriele, un'evocazione sacerdotale per cercare di alterare, modificare la realtà e concepire un individuo indipendentemente dall'aspetto materico, ma cercare di creare un rapporto che vada fra questi esseri divini e i comuni mortali ereditari di questa dinastia. Quindi si cercava questo innesto per creare queste semidivinità. Troviamo nella storia anche Ercole, una semidivinità, abbiamo la storia che ce lo insegna, anche i Sumeri avevano delle testimonianze dove c'erano queste mezze divinità. Cristo potrebbe essere anche uno di questi, anche se lì c'è il discorso Gesù Christos, ma quello è un altro discorso, rischio di fare troppa confusione. Detto questo, credo di poter spiegare il rapporto che si può avere per i sacrifici umani, e perché non c'erano delle condizioni e avevamo una concezione del mondo un po' troppo limitata, e questa eredità che veniva da queste antiche popolazioni venne travisata, e di conseguenza il rapporto che si aveva con il sacrificio umani e la divinità in realtà si collegava a tutt'altro. Il mondo si corrompeva sempre di più e non c'era la possibilità di cambiarlo. L'unico modo era il tentativo di arrivare a questi sacrifici. Non mi viene in mente altro in merito a questo, ci sarebbe da parlarne per ore, perché non si può racchiudere tutto in una breve diretta, una breve trasmissione, ma spero di non aver creato confusioni. Se c'è bisogno di maggiore respiro da dare a queste condizioni logiche, io sono sempre a disposizione. Ringrazio tutti ringrazio Megaclick per l'invito. Ci vediamo casomai alla prossima, a presto. La ricerca continua, e se vuoi vedere altri contenuti del genere sul canale, fammelo capire con un like. Ringrazio di cuore l'amico Giorgio per il suo prezioso intervento e vi rimando al prossimo video.
Mi raccomando, se il video vi è piaciuto contribuite con un like e spingete il video. Se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, se non vuoi essere trasformato in un ricordo simbolico rituale a forma di tacchino senza piume leccato al miele, ti consiglio di iscriverti al canale. Grazie per essere stati con me, vi mando un grande abbraccio e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!